Abraham Maslow, nel suo libro Verso una psicologia dell'essere, parlava nel 1962 dei bisogni fisiologici che sono la base della scala conosciuta internazionalmente appunto come piramide di Maslow. Nella società moderna, tali bisogni basilari come la sicurezza e l'amore sono dati spesso per scontati, lasciando spazio all'obiettivo di vita più ridondante, che è quello del raggiungimento del successo. È così che nella società attuale si è creato quell'ambiente ideale per spingere le persone a cercare non solo di raggiungere i propri sogni, ma a volere sempre di più. Il successo diventa così realmente motivo di vita. In una società dove viene dato risalto solo al successo delle persone, il fallimento diventa intollerato e spesso causa un senso di colpa in chi fallisce. Questa situazione purtroppo ce la portiamo dentro e permea ogni nostro istante di vita, da quando siamo piccoli e a quando siamo adulti. Lo viviamo attraverso i racconti, prima dei nostri genitori e poi dei nostri amici. La ricerca del successo e l'intolleranza del fallimento diventano parte di noi, diventano un'abitudine. Prima a scuola, quando venivamo considerati non bravi, poco intelligenti o peggio se i nostri voti non erano all'altezza delle aspettative. Poi nel mondo del lavoro, quando la nostra posizione lavorativa o la posizione sociale in cui il tipo di lavoro che svolgiamo ci colloca, non è quella che i nostri genitori desideravano per noi. Alla fine ci adeguiamo e senza neppure accorgercene diventiamo anche noi intolleranti verso l'insuccesso e malati di perfezionismo. Uno degli aspetti di tutto ciò è quello che purtroppo mi capita di vedere quasi ogni volta che uno studente inizia il suo viaggio nell'equitazione naturale. Quando decisi di iniziare a studiare l'equitazione naturale, non mi sarei mai immaginato che potesse essere così difficile. Erano già molti anni che vivevo nel mondo dei cavalli ed ero spinta a pensare che dovessi semplicemente imparare delle nuove tecniche. Presto però mi resi conto che non era così. La mania di perfezionismo e l'intolleranza verso il fallimento erano in agguato anche dentro di me e per anni mi hanno tenuto indietro senza darmi modo di sviluppare quell'empatia e quella sensibilità necessaria per correre veloce al traguardo. Spesso, per non dire quasi sempre, la difficoltà più grande che trovo negli studenti è quella di non riuscire a capire quanto è importante smettere nell'istante in cui il cavallo prova e non quando il cavallo riesce. Da un lato abbiamo colui che dopo una dura giornata di lavoro non ha né la forza né la voglia di essere determinato e preferisce lasciar perdere piuttosto che andare ad insistere, ma dall'altro lato, e sono la maggioranza, abbiamo coloro che invece provano e provano ancora fino a che non perdono la pazienza e diventano aggressivi. Potremmo dire che è tutta colpa della nostra società che ci impone di rispettare tempi e modi che spesso sono lontani dalla natura umana, ma forse sarebbe cadere anche questa volta in un'abitudine anch'essa tipica dell'essere umano, quella di dare la colpa a qualcun altro, come per sollevarci di ogni nostra responsabilità. Avere la capacità di riconoscere quando è il momento di smettere di chiedere quando lavoriamo con il nostro cavallo è tanto importante quanto smettere prima che lui abbia ancora solo provato a fare quello che chiediamo. Spesso nel nostro mondo si sente dire che il sudore porta al successo e che non è possibile raggiungere il successo senza sudore, ma nel mondo dei cavalli non è sempre così, anzi spesso non lo è affatto. Il sudore e la comprensione dell'esercizio sono spesso distanti. Il sudore è collegato all'allenamento muscolare e alla ginnastica, quella sì necessaria a svolgere un dato esercizio, ma la comprensione di un esercizio la si realizza attraverso la comunicazione e non il sudore. La comunicazione la si sviluppa attraverso la conoscenza, la capacità di osservare e comprendere cosa sta accadendo ed il tempismo necessario per fare la cosa giusta al momento giusto. Del resto, come dice Parelli, non possiamo andare ad insegnare al cavallo qualcosa che non fa già parte delle sue conoscenze. In fondo il cavallo può fare solo 6 movimenti, avanti, indietro, a destra, a sinistra, in basso e in alto, ma attraverso la nostra conoscenza e la comunicazione possiamo arrivare a spiegargli esattamente quale parte del suo corpo vogliamo che sposti, in quale maniera e con quale reattività. Semplice, no? No, non è affatto semplice, perché la nostra mania di perfezionismo ci impedisce di rispettare la sequenza e ci fa correre più in fretta delle nostre gambe. Spesso chi si approccia al programma Parelli tende a seguire il programma, ma non a rispettare la sequenza. Invece la sequenza è la parte più importante perché ogni singolo step di ogni singolo esercizio è lì per un motivo
e deve essere consolidato a dovere prima di passare allo step successivo. Step dopo step ci avviciniamo sempre di più al prodotto finito, che sarà splendido in misura di quanto lo sono stati i singoli step che lo compongono. Seguire il programma è importante, ma seguire la sequenza in ogni suo singolo step è ancora più importante, perché ci dà la possibilità di non dover pensare al risultato, perché arriverà da solo, come sommatoria dei singoli pezzi che abbiamo messo insieme. Nessuno ci impedisce di correre, ma creeremo un gigante dai piedi d'argilla che cadrà alla prima difficoltà, come purtroppo si vede spesso accadere nel mondo dell'equitazione moderna, dove spesso i cavalli vengono spinti oltre le loro possibilità senza dargli prima una base solida, delle fondamenta su cui appoggiarsi. Quando andrete la prossima volta a giocare in campo col vostro cavallo, che lo facciate da terra, in libertà o da sella, ricordatevi di premiare sempre ogni suo singolo tentativo e non solo l'evidenza del risultato. Lo so benissimo che è difficile, perché riconoscere le piccole cose è più difficile che vedere le grandi, ma è ciò che dobbiamo fare se vogliamo realizzare i nostri sogni e raggiungere il successo con il nostro cavallo. I met him on a sunny day in late July, and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul.